È una torcia da 2800 lumen, è un laser professionale, è un rilevatore UV ad alta potenza, è un segnalatore d'emergenza ed è pure un powerbank che caricherà il vostro telefono stasera. Tutto questo, ragazzi, sta nel palmo di una mano. Sto parlando della Imalent GR35PE, il Victorinox delle torce. Salve a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul canale. Io sono Giuseppe e questo è Info Outdoor & More. Entra a gamba tesa sul canale questo brand, la Imalent, che è specializzata nella costruzione di torce. Infatti è sua la torcia più potente del mondo, che adesso non ricordo il nome della sigla, comunque ve lo metto sopra pressione, che è di ben 200.000 lumen. Bene ragazzi, io direi di iniziare subito, però prima di iniziare ricordatevi di iscrivervi al canale, attivate la campanella delle notifiche e mettete un bel mi piace a questo video. A voi non costa nulla, ma per me, come sapete, è molto importante, in modo che posso portarvi altri prodotti molto interessanti. Bene ragazzi, non perdiamo altro tempo, andiamo in garage e facciamo un bel unboxing e vediamo cosa c'è dentro questa bella scatolina. Andiamo. Bene amici, ed eccoci qui con la nostra torcia della Imalent, la GR35PE, dove PE sta per Power Edition. Vediamo se riesco ad aprirla. Ecco qua. Quindi questo è il packaging, molto elegante, devo dire. Tiriamo fuori la prima scatolina. Io ovviamente già ho usato la torcia, ho dovuto rimettere tutto dentro per farvi vedere, come è giusto che sia, come vi arriva. Dentro abbiamo manuale di istruzioni con la lingua italiana, cavetto, l'accetto per andarla ad assicurare al polso, e poi il classico cavetto Type-C utile per la ricarica, molto carina, che sia brandizzato e che prenda anche i colori della torcia e della scatola. Poi andiamo ad aprire e tiriamo fuori la nostra bella torcia. Come vi ho detto all'inizio, abbiamo sia una torcia che un power bank. Infatti, mettiamo questi da parte, questa si va ad aprire ed ecco qui il cuore della nostra torcia. Eccola qui, guardate com'è bella. Va bene, andiamo, intanto vediamo questa, poi parliamo del case. Quindi la torcia è in alluminio aeronautico, questo colore bello opaco, è un alluminio anodizzato. Abbiamo questi inserti in blu che sono veramente molto belli. Qui abbiamo i due pin in oro, placcati in oro, che servono per andare a fare contatto appunto con la sua base. Qui abbiamo una clip utile per andarla ad assicurare alla tasca dei nostri pantaloni o alla visiera di un cappellino, in modo da far sì che diventi una torcia frontale, e così possiamo andare a lavorare e avere le mani libere, diciamo, ecco, usarla con le mani libere. Qui abbiamo, intanto andiamo qui, abbiamo il forellino per andare ad assicurarla con il nostro laccetto. Qui abbiamo un tasto, che l'unica funzione di questo tasto è quella di bloccare la torcia. Vedete? La torcia non si accende e qui ci avvisa appunto. Doppio clic e sblocchiamo la torcia e lei funziona. Questa serve perché se la teniamo in tasca non si vada ad accendere accidentalmente, perché come vi ho detto all'inizio del video stiamo parlando di una torcia che ha 2800 lumen di potenza in modalità turbo, quindi capite bene che se vi si accende in modalità turbo in tasca, questa scalda tantissimo e vi potrebbe anche ustionare, diciamo, ecco. Comunque a 2800 lumen non rimane accesa per sempre, perché ha un sistema di sicurezza che dopo un certo periodo, mi sembra che sono 40-45 secondi, lei diminuisce l'intensità di luminosità, ma queste le vediamo dopo, le caratteristiche. Qui abbiamo un selettore comodissimo, sentite il rumore dello scatto, che vi va a selezionare le varie funzioni. Infatti abbiamo il laser, la torcia UV, la torcia principale e la torcia, la luce di emergenza. Per quanto riguarda la luce di emergenza, una volta accesa lei andrà ad accendersi in rosso e blu lampeggiante. Questa è l'unica funzione che ha
come luce di emergenza questa luce qua. Diciamo che è stata un'occasione un po' persa, perché visto che c'è il rosso e il blu, mi sarebbe piaciuto che magari, che ne so, con un doppio clic restava fissa rossa, giusto per avere una luce da campo che, come sapete, in campeggio magari, nel bosco non attira gli insetti, ecco. Però hanno pensato di lasciare soltanto quella d'emergenza, va bene. Quindi andiamo ad esaminare più nel dettaglio la torcia e vediamo qui intanto le sue luci principali. Le luci principali di questa torcia sono una spot e una flood, quindi abbiamo un raggio diretto centrale e poi uno più panoramico, più grandangolare, quindi andiamo a raccogliere un raggio molto ampio, che con 2800 lumen ovviamente dà veramente tanta luce, però poi questi li vediamo nei test esterni. Qui al centro abbiamo la luce UV da 365 nanometri e 630 mW di potenza, e poi, se vedete qui, non so se si riesce a vedere nella telecamera questo puntino, quello è il laser, che ha una potenza di 5 mW e un classe 3R da 520 nanometri. Il colore è verde, quindi un passo avanti in confronto a quelli rossi, perché a parità di potenza quello verde diciamo che ha una distanza maggiore e una visibilità maggiore, quindi è diciamo una spanna in più di quello rosso, quindi ottimo. Quindi adesso io direi di andare a vedere un po' le misure di questa bella torcia e il peso, che è importante. Quindi abbiamo 127 mm di lunghezza, 16,6 mm di spessore e un peso di 107 grammi solo la torcia. Una volta messa in combo, così, superiamo di poco i 300 grammi. Quindi diciamo non è pochissimo, però dovete calcolare, guardate la dimensione con la mia mano, dovete calcolare che avete un power bank. Prima di andare nello specifico con la luce, parliamo un attimo del power bank. I materiali sono veramente ottimi, questa texture gommata, bella, piacevole al tatto. Come vi dicevo, questa parte qui, questa parte gommata qui è magnetica, quindi la potrete andare ad attaccare a tutte le superfici metalliche, quindi lo potrete usare così in combo, andare ad attaccare a tutte le superfici metalliche. Ottima cosa, mi sarebbe piaciuto sinceramente che anche questa torcia, almeno da questa parte che è liscia, avesse avuto, diciamo, un magnete da poter assicurarla, se non avevamo questa, a qualsiasi superficie metallica, ma così non è, perché non ha nessun tipo di attacco magnetico. Va bene. Continuando a parlare del case, si ricarica in circa 2 ore, quindi se mettete questa scarica e questo scarico a ricaricare, si ricaricherà in circa 2 ore. Perché ha una ricarica, dovete avere ovviamente un caricatore che va a più di 10 watt e si ricaricherà in maniera abbastanza veloce. Come vi dicevo è un 7000 mAh, quindi tramite la sua porta USB che fa sia in che out potete andare a ricaricare per esempio il vostro smartphone. Quindi non avete soltanto una torcia, ma avete anche un power bank. E comunque in questa combo, vedete che si illumina quando la mettiamo, in questa combo veramente avete energia infinita, perché è come se avesse una batteria da 1900 mAh dentro, perché lei all'interno ha una batteria da 1900 mAh, più le 7000 che vi offre il power bank, il case. La potete acquistare sia così, singolarmente, sia in combo con questa. Ovviamente il prezzo cambia, questa costa di meno se la prendete da sola, se la prendete insieme costa di più, ma poi giù in descrizione vi metterò tutti i link così li andate a vedere, e se trovo anche un codice sconto, anzi sicuramente ho anche un codice sconto. Quindi abbandoniamo adesso questo fantastico case barra power bank e andiamo a concentrarci un po' sulla nostra torcia. Come vedete qui abbiamo, come vi dicevo, il selettore. Quindi andiamo a sbloccare e andiamo ad accendere il puntatore laser. Eccolo qui, classicissimo puntatore laser. Andiamo, spegniamo e andiamo luce UV, eccola qui, la luce UV. Poi andiamo intanto a quella di emergenza, poi andiamo a quella principale. Quella di emergenza, eccola qui,
come vi dicevo è stato un peccato perché visto che c'è la luce rossa potevano fare una combo in modo da lasciare fissa quella rossa. Comunque, quindi andiamo adesso a vedere la luce principale, quindi accendiamola e la accendiamo in modalità luna. Dopo magari vi metto la tabella che vi dico tutte le specifiche, intanto vi faccio vedere come funziona. Teniamo schiacciato e passiamo alla luce bassa, teniamo schiacciato e andiamo a quella media, teniamo ancora schiacciato e andiamo a quella medio-alta, c'è questa via di mezzo fra media e alta, medio-alta, teniamo ancora schiacciato e arriviamo alla alta. Per andare alla turbo, doppio clic ed ecco qui che siamo alla turbo. Se facciamo adesso un altro doppio clic andiamo alla strobo, eccola qui. E torniamo alla modalità luna. Bene, adesso io direi di mettervi a schermo le specifiche della torcia e così le andiamo ad elencare insieme e vi dico per ogni modalità quanti lumen ha. Andiamo. Bene ragazzi, quindi adesso vi metto a schermo le caratteristiche appunto della potenza che può erogare questa piccola torcia e le andiamo a vedere insieme. Come vedete a schermo cominciamo dalla modalità luna, che già la modalità luna ragazzi è incredibile perché è una modalità luna che già nelle altre torce sarebbe una luce bassa. Abbiamo infatti 20 lumen che durano 33 ore e 43 minuti. Poi abbiamo la luce bassa che abbiamo 150 lumen per 7 ore e 15. Poi abbiamo una medio bassa 500 lumen 2 ore e 16 minuti. Poi abbiamo appunto la media che è 1000 lumen, che raga è tanta roba, 1000 lumen per 1 ora e 8 minuti. Poi abbiamo la alta. La alta parte a 1600 lumen per 130 secondi, poi scende a 1000 lumen, come vi dicevo appunto per preservare il surriscaldamento della torcia. Scendiamo a 1000 lumen e dura lì 60 minuti. E poi abbiamo la turbo che spara a 2800 lumen per 45 secondi e poi scende a 1000 lumen appunto per 60 minuti. La gittata massima come vedete è di 426 metri, quindi veramente tantissimo. Bene ragazzi, credo di avervi detto un po' tutto sulla nostra torcia, abbiamo fatto questa bella panoramica. Adesso non ci resta che andarla a testare sul campo, quindi andiamo nel nostro solito posto e vediamo che luce fa la nostra torcia della Imanent, la GR35PE. Andiamo. Bene ragazzi, eccoci qui con la nostra torcia della Imanent, la GR35PE. Qui abbiamo la nostra macchina, eccola qui, e adesso vi volevo far vedere le varie modalità. Siamo in modalità luna, come al solito vi metto in sovraimpressione in che modalità siamo e niente, iniziamo adesso a aumentare l'intensità luminosa, eccola qui. Questo siamo in modalità bassa, che è già tantissima roba ragazzi, guardate come illumina la modalità bassa e a che distanza arriva. Questa è in modalità bassa. Apriamo ancora e andiamo in modalità media. Questa è veramente quella che è incredibile, guardate qui che luce che fa. La seconda media un po' più alta, questa qui. E poi andiamo all'ultima che è l'alta, che è questa qui. Guardate quanta luce. Guardate dove arriva, lontano. Da qui possiamo fare un doppio clic ed ecco qui che siamo con la turbo. Guardate che fascio luminoso, guardate. E intanto ha iniziato pure a piovere, quindi cerchiamo di sbrigarci con questo test. Guardate là quanto illumina. Clic e spegniamo. Quindi, come vi dicevo, questa è la luna. Eccolo qui. Teniamo premuto, andiamo alla bassa. Guardate che bella luce che fa la bassa. Teniamo premuto, andiamo alla medio bassa. Teniamo premuto, andiamo alla media. Adesso andremo alla alta.
Eccoci qui, questi siamo con la alta. Adesso da qui facciamo un doppio clic e andiamo alla turbo. Eccola qui la turbo, guardate che belva che è la turbo. Incredibile ragazzi, fa una luce incredibile. Doppio clic e andiamo in modalità strobo. Ecco qui la strobo. Doppio clic e ritorniamo in modalità alta. Teniamo premuto e scendiamo di nuovo a modalità luna. Bassa, medio, bassa, media, alta, turbo, strobo. Beh ragazzi, credo che sia stata abbastanza esaustiva questa prova. È inutile che vi metto le altre, il laser o il raggio UV, perché veramente al buio non vale la pena. E niente, adesso voglio fare un'altra piccola prova e poi andiamo. Ragazzi, prima di concludere volevo farvi vedere quest'altro piccolo test. Questi sono i fari del mio fuoristrada. Adesso li andrò a spegnere e andremo ad accendere in modalità turbo la nostra torcia per vedere un po' il paragone, insomma, vediamo quanto illumina. Questa è modalità bassa, doppio clic, guardate là, incredibile ragazzi, incredibile. Bene, questo era l'ultimo test che volevo farvi vedere. Niente, adesso torniamo a casa e andiamo a tirare le conclusioni finali di questa Imalent GR35PE. Andiamo. Bene ragazzi, ed eccoci qui alle conclusioni finali con la nostra torcia della Imalent, la GR35PE. Quindi avete visto i test, avete visto come funziona molto molto bene, è una bellissima torcia, non gli manca niente. Ci sarebbero qualcosina che vi ho già detto durante il video che io avrei preferito che ci fossero, come ad esempio, in primis, visto che qui abbiamo la luce d'emergenza blu e rossa, mi sarebbe piaciuto che comunque si poteva fare in modo che questa rimanesse fissa rossa. Non credo che sarebbe stata una cosa tanto complicata da fare. E oltre a questo, il fatto che questa sia magnetica va benissimo, ma questo lato qui, vedete che bello libero, potevano farlo magnetico, in modo che o attaccavo questo o attaccavo questo. Se io per esempio vado ad acquistare questa torcia, perché come vi ho detto le potete comprare anche separatamente, se vado ad acquistare questa vado a perdere il magnete che c'è in questa. Dico, alla fine sono sottigliezze, perché alla fine la torcia è veramente veramente bellissima. Come sapete io sono innamorato dei selettori, sono molto più pratici, è inutile. Sì, le combinazioni di tasti, tutto quello che volete, ma il selettore è più immediato. Bene ragazzi, giù in descrizione vi lascio tutti i link di questa fantastica torcia, un codice sconto se volete acquistarla. Vi ricordo che potete comprarla sia così in bundle sia la torcia soltanto. E niente, spero che questo video vi sia stato utile, che sia stato di intrattenimento. Ricordatevi di iscrivervi al canale, attivate la campanella delle notifiche e mettete un bel mi piace a questo video. A voi non costa niente, ma come sapete per me è molto importante. Bene ragazzi, per questo video credo che sia tutto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao raga!